Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Il 18 aprile 2002 un aereo colpisce il grattacielo Pirelli a Milano, edificio simbolo della città. A 7 mesi e 7 giorni dal disastro delle Torri Gemelle a New York, la notizia fa immediatamente il giro del mondo. Ma cosa è successo quel giorno? Oggi vi racconto la storia dell'incidente aereo al grattacielo Pirelli. Sono le 16:45 di giovedì 18 aprile 2002, quando un aereo si schianta contro un grattacielo di Milano. Contro il grattacielo di Milano, contro Palazzo Pirelli, sede della regione Lombardia. Dal palazzo, colpito all'altezza del 26° piano, fuoriescono fiamme, una coltre di fumo e una pioggia di vetri e di carte che roteano nel cielo come coriandoli. Sotto il grattacielo, nella piazza Duca d'Aosta, la gente corre in ogni direzione e alcune persone sono ricoperte di sangue. La metropolitana e la stazione vengono chiuse. Viene evacuato l'hotel Gallia Excelsior, che si trova dall'altra parte della piazza, e viene evacuato anche il consolato americano, immediatamente sorvolato da un elicottero. Non si sa esattamente cosa sia successo, si sa soltanto che un aereo si è schiantato contro un grattacielo nel cuore di Milano. Sono passati solo 7 mesi e 7 giorni dal disastro alle Torri Gemelle di New York, quando 2 aerei dirottati dal gruppo terroristico di Al-Qaeda si sono schiantati contro le Torri Gemelle, provocando 2603 vittime. È impossibile in un primo momento non pensare a un attacco terroristico e il panico si diffonde a Milano e nel mondo. Il panico dura mezz'ora, il tempo che serve ai vigili del fuoco e alle autorità per stabilire che non ci si trova di fronte ad un attacco terroristico. Lentamente il traffico ritorna normale, viene riaperta la metropolitana e la stazione e la gente ritorna nelle loro case o negli alberghi. Cominciano a trapelare delle notizie. L'aereo è un Air Commander, un aereo da turismo. È immatricolato Svizzera e arriva dall'aeroporto di Locarno Agno. A bordo c'era solo il pilota, Luigi Fasulo. Un uomo di 65 anni, di bassa statura, allegro, cordiale, un esperto del volo, amante della cucina, dei cavalli e della bella vita. Parla quasi sempre dialetto ticinese, è sposato con Filomena e ha 2 figli, Giorgio e Marco. Giorgio è un ingegnere, mentre Marco è un pilota della Swiss, una importante compagnia aerea svizzera. Luigi Fasulo è nato in Italia, in provincia di Avellino nel 1935 e all'età di circa 10 anni si è trasferito prima in Val d'Intelvi, in provincia di Como, dove ha terminato la scuola dell'obbligo in collegio, e poi in Svizzera, nel comune ticinese di Bregassona. Il padre invece era morto in guerra. In Svizzera l'uomo conoscerà sua moglie Filomena, dalla quale avrà appunto i 2 figli Marco e Giorgio. Fasulo è sempre stato un uomo intraprendente. Inizia la sua carriera come riparatore di elettrodomestici, poi noleggia flipper e jukebox, apre persino un bar, il Niki, che poi rivenderà. Ma è con gli aerei che ha fortuna. Prima come pilota e poi come titolare di una piccola impresa di aerotaxi, la Playmatic Aviation. Ma Fasulo è anche un piccolo finanziere, esperto nel promuovere opere d'arte. Di incidenti veri e propri nella sua carriera da pilota ne ha uno particolarmente grave, nel 1983 a Zurigo, quando ha un atterraggio rovinoso causato dal fatto che era rimasto a corto di carburante. Un fatto abbastanza grave per un pilota esperto. Da quel momento in poi i suoi amici lo soprannomineranno
short of fuel, a corto di carburante. Chi lo conosce non crede in un errore di guida. Ma com'è possibile che Fasulo si trovasse a volare sopra Milano, in uno spazio aereo assolutamente vietato? Lui non ce lo può dire, perché è morto durante quell'incidente, in quell'impatto. Ma con lui purtroppo sono morte altre 2 persone, 2 donne che in quel momento stavano lavorando al 27° piano. Anna Maria Rapetti, di 41 anni, che ha lasciato una bambina di 3 anni, e Alessandra Santonocito, di 42 anni. I feriti sono stati 36, ma poteva andare molto peggio. Poteva andare peggio perché in quel momento nell'edificio erano presenti 300 persone che lavoravano nei piani più bassi, perché i piani superiori erano interessati da una ristrutturazione. Se lo schianto fosse avvenuto in un orario di punta all'interno di Palazzo Pirelli, ci sarebbero state oltre 1200 persone al lavoro. Poteva essere una strage. Il grattacielo Pirelli conta 30 piani ed è stato costruito negli anni 50 dall'architetto Gio Ponti. È il simbolo della Milano del dopoguerra ed è l'edificio più alto in città, sede della regione Lombardia. Al suo interno ci sono la sala consigliare e gli uffici di 8 direzioni generali. A tutt'oggi a Milano il grattacielo Pirelli è il simbolo delle 2 anime di Milano, l'arte e la tecnica. Gli inquirenti cercano di fare luce sul caso. Fasulo è partito dall'aeroporto di Locarno alle 17:15 con il suo monomotore. Dall'aeroclub hanno dichiarato di averlo visto partire tranquillo. Il suo aereo era datato, aveva 26 anni, era un po' vecchiotto, ma era tecnicamente in ordine. Fasulo doveva fare un volo breve, doveva recarsi solo fino a Linate appositamente per fare carburante e il suo rientro era previsto alle 18:15 presso l'aeroporto di Lugano. Per una ventina di minuti le comunicazioni con le torri di controllo dimostrano che non ci sono problemi durante il volo. Alle 17:42 Fasulo è già arrivato presso lo scalo milanese, dove aveva già fatto una richiesta di atterraggio che era stata ritardata a causa di traffico aereo. Fasulo avvia la fase di avvicinamento alla pista d'atterraggio, ma non risulta essere allineato e quando gli vengono chieste spiegazioni in merito afferma di avere un problema con il carrello, ma non lancia un SOS. Fasulo comunica il problema del carrello alla torre di Locarno Agno, quella di partenza, e non a quella di arrivo di Linate. Glielo comunica solo in seguito su richiesta. Gli investigatori non riescono a capire il motivo per il quale il Fasulo continua nella manovra di atterraggio se ha problemi al carrello senza inviare l'SOS. Linate dà istruzioni a Fasulo di circuitare sull'anello ATA, che significa che il pilota deve percorrere un'ellisse sul lato ovest dell'aeroporto in attesa di poter atterrare. Una traiettoria che ovviamente non incrocia nessun grattacielo. Fasulo invece allontana il velivolo in direzione nord, senza neanche chiedere l'autorizzazione a lasciare l'area. La torre di controllo lo contatta per avvisarlo che sta sbagliando la direzione e Fasulo risponde distrattamente che sta risolvendo i suoi problemi al carrello. Linate gli ordina nuovamente di prepararsi all'atterraggio sulla pista che è libera. L'aereo invece prosegue il suo volo come se non avesse sentito il messaggio. La torre di controllo lo richiama altre 2 volte senza ricevere risposta. L'aereo scompare alla vista dei controllori che lo stanno osservando col binocolo e poi scompare anche dalle tracce radar. L'aereo poi vira bruscamente, puntando verso ovest, a una velocità eccessiva per estrarre il carrello. Diversi testimoni hanno dichiarato di aver visto prima dell'impatto l'Air Commander virare in direzione dell'edificio. Dicono di aver visto abbandonare l'aereo la propria rotta per virare proprio verso l'edificio, abbassarsi e allinearsi. L'Air Commander non ha il pilota automatico, deve essere per forza pilotato.
Non può schiantarsi contro un edificio se non viene direzionato. Fasulo probabilmente non si rese conto dell'errore fatale che aveva commesso e di essere in rotta di collisione col grattacielo Pirelli. Il sole, poi, al tramonto e basso, abbagliante, deve essere stato un ulteriore elemento che ha creato confusione. Secondo altri testimoni, in questo momento l'Air Commander aveva il carrello correttamente estratto. Giunto a pochi metri dall'edificio, l'aereo, visto sia da terra che dall'interno del palazzo, aveva nuovamente il carrello retratto. L'aereo ha aumentato la velocità, tentando una virata di correzione, che però non è servita, non è stata sufficiente ad evitare un tragico impatto. Alle 17:45 l'aereo impattò contro il 26esimo piano dell'edificio, scatenando subito un incendio che fu domato in qualche ora. I detriti furono sparsi per centinaia di metri intorno all'edificio, nella piazza e sugli altri palazzi. Per l'antiterrorismo Luigi Fasulo non è solo un commerciante, è una persona dalla vita complicata. Negli archivi della polizia svizzera Fasulo risulta avere dei precedenti per contrabbando di opere d'arte e di beni preziosi. Negli ultimi tempi Fasulo ha contratto debiti, ha i beni bloccati ed è stato vittima di una truffa che l'ha messo in ginocchio. Per l'antiterrorismo Fasulo è un uomo molto preoccupato. Il fatto che insospettisce più di tutti gli inquirenti è il fatto che l'aereo si sarebbe allineato al grattacielo. Se avesse avuto un'avaria, quell'operazione non sarebbe stata possibile. Se il grattacielo Pirelli dalla strada sembra enorme, visto dall'alto non è che uno spillo. Bisogna scendere e cercarlo tra i tetti di Milano. È alto 127 metri. L'impatto è avvenuto all'altezza di 100 metri. Sopra Milano non si può volare sotto i 1200 metri. I tecnici stabiliscono che la possibilità di centrare il grattacielo sarebbe stata 1 su 1.000.000. Viene escluso immediatamente che Fasulo sia un kamikaze. Gli inquirenti però prendono in seria considerazione che si potesse trattare di un gesto per togliersi la vita. Gli inquirenti ipotizzano che l'uomo, stressato dai debiti, avesse scelto quella opzione come soluzione per i suoi problemi, sperando che poi l'assicurazione avrebbe provveduto ai bisogni economici dei suoi familiari. Il corpo di Fasulo viene recuperato tra le macerie e dalle analisi emerge che nel sangue ha una concentrazione alta di anidride carbonica. Ma questa cosa non è sufficiente a dipanare i dubbi, perché non chiarisce quando Fasulo abbia respirato il fumo, se prima dell'impatto o durante o immediatamente dopo, prima di morire. Dall'autopsia si può escludere che abbia avuto un infarto, ma non è possibile escludere che abbia avuto un ictus. Viene recuperato anche il famoso carrello del velivolo, che risulta intatto, sembra non aver avuto problemi. Lo stesso giorno 11 piani del Palazzo Pirelli vengono riaperti perché l'impatto al 26esimo piano non ha danneggiato i piani sottostanti, che sono agibili. Il 23 aprile presso il Duomo di Milano sono stati officiati i funerali delle due vittime, di Anna Maria Rapetti e di Alessandra Sant'Onofrio. Ai funerali era presente il Presidente della Repubblica Ciampi. La messa è stata officiata dall'Arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. Dopo qualche giorno, il 26 di aprile, si tenne anche il funerale di Luigi Fasulo a Lugano, una cerimonia breve, il cui sottofondo c'era la canzone Va pensiero. I familiari confermano i problemi economici, ma escludono totalmente che si tratti di suicidio. Il PM, Bruno Albertini e il magistrato dichiarano che non si tratta di suicidio, mentre il ministro delle infrastrutture Lunardi dichiara esattamente il contrario. Nel frattempo, polizia e carabinieri continuano ad indagare sulla truffa che ha ridotto sul lastrico Fasulo. Fasulo, accompagnato dal figlio Giorgio, proprio il giorno dell'incidente al mattino si era recato presso la questura di Como per denunciare la truffa subita.
e nel primo pomeriggio il figlio Giorgio aveva ricontattato il funzionario della questura per avvisare che aveva ricevuto nuove minacce. La Guardia di Finanza e la Magistratura di Trento avevano iniziato ad indagare su Fasulo già 8 mesi prima di questo incidente. Pare che Fasulo fosse solito prestare soldi a interessi inferiori rispetto a quelli applicati dalle banche. Fasulo però ad un certo punto commette un'imprudenza, presta 500 milioni, che rappresenta il 20% dell'intero suo patrimonio, a un personaggio piuttosto ambiguo, un trafficante veneto di falsi che invece di restituirgli i soldi lo denuncia per usura. Per questo motivo la Guardia di Finanza comincia a indagare e questa vicenda si intreccia con un'altra vicenda ancora, con la vicenda dell'acquisto da parte del Museo di Trento di opere d'arte di indubbia provenienza. Per questo motivo i beni del Fasulo vengono bloccati e l'uomo non può più emettere assegni, è in gravi difficoltà economiche. A marzo deve mettere in liquidazione la sua azienda, la Playmatic Automation. Il 20 aprile, subito dopo il grave incidente, vengono arrestati Sergio Landogno e 2 complici di Nizza, Pierpaolo Carta e Paolo Manfili, e si cerca di capire se la truffa subita dal Fasulo abbia avuto effetti che hanno provocato quell'incidente. La polizia stava già indagando su Landogno e il suo telefono era già sotto controllo. Poche ore dopo l'incidente, Giorgio, il figlio di Luigi Fasulo, chiama Landogno per telefono e gli dice che è un maledetto assassino. Ma come è stato truffato Luigi Fasulo? Sergio Landogno ha 63 anni ed è un pregiudicato lombardo che ha contatti sia con l''ndrangheta calabrese che con la mafia russa. Grazie a un complice, a un funzionario, Pierpaolo Carta, a Nizza riesce a aprire un conto con poche centinaia di euro. Dopodiché versa alcuni miliardi con degli assegni che però sono scoperti. Quei miliardi non esistono. La banca segnala lo strano movimento di denaro a Banca Italia, che lo comunica subito all'antimafia di Milano. I conti vengono chiusi, ma Landogno continua a utilizzare gli assegni ugualmente. Con questi assegni salda il debito che ha di 2 miliardi con un antiquario. L'antiquario gira gli assegni a Fasulo, che accetta di scontarli con un ricavo del 20%. L'antiquario riesce a convincere Fasulo che l'insolvibilità di quegli assegni è temporanea, perché Carta ha intenzione di pagare. L'antiquario consiglia a Fasulo di rivolgersi a Landogno. Landogno, che vive a Nizza, riceve a casa sua Fasulo e gli spiega che per riavere i soldi deve recarsi a Salisburgo, dove incontrerà un uomo russo e con lui dovranno aprire un conto sul quale saranno accreditati i soldi. L'Austria era un paradiso fiscale in piena Europa. Nonostante facesse appunto parte dell'Unione Europea, aveva conservato fino al 2010 il diritto di poter emettere dei libretti anonimi al portatore, liberi da qualsiasi legame fiscale e con la possibilità di essere messi in totale anonimato. Libretti utilissimi a chi aveva necessità di far sparire soldi. L'Austria non chiedeva l'identificazione di coloro che aprivano un conto, anche se le cifre erano importanti, anche se c'era il dubbio di riciclaggio. Landogno promette al Fasulo che su quel conto austriaco non saranno accreditati solo i soldi relativi al suo credito, ma addirittura il doppio, per ripagarlo della sua pazienza. Fasulo ci crede e accetta e si reca a Salisburgo con il figlio, dove effettivamente trova l'uomo russo. Insieme vanno in banca e aprono il conto. Passano dei mesi e Landogno gli dice che devono riaprire il conto perché hanno problemi a fare bonifici su quel conto. Fasulo ci crede, ritorna a Salisburgo, riaprono un altro conto, sempre con l'uomo russo, gli danno in mano il libretto al portatore, gli fanno anche verificare in banca che il libretto è coperto. Gli chiedono però di aspettare diversi mesi prima di utilizzarlo.
Rientrato a casa però Fasulo si accorge che il libretto che gli hanno dato nella busta è un altro ed è solo di 200 euro. A questo punto capisce di essere stato truffato, rompe gli indugi e si reca proprio quel 18 aprile presso la questura di Como a sporgere denuncia. In seguito alla morte di Fasulo, l'inchiesta su questi miliardi clonati va avanti e si conclude con l'arresto di 11 persone. Un traffico ben organizzato, nelle cui maglie era stato imbrigliato anche il Fasulo. Nel 2003 l'eredità di Fasulo viene messa a disposizione da parte dei familiari per i creditori. Il problema è che le passività ammontano a 90 milioni di franchi, di cui solo 60.000 sono chieste da Regione Lombardia per i danni subiti, mentre la liquidità a disposizione da Fasulo è solo di 20.000 franchi e di qualche proprietà. Ha pagato anche la sua assicurazione sulla vita, però la cifra massima era di 2 milioni di franchi. Gli eredi hanno rinunciato ad ogni pretesa sull'eredità, ma purtroppo i debiti non riusciranno ad essere saldati. Non verrà fatto nemmeno un processo perché Fasulo è morto durante l'incidente e quindi il reato è decaduto. Le indagini vengono chiuse. È un incidente. È un errore umano. La PM Bruna Albertini chiede l'archiviazione del caso. Secondo il capo dell'aeroporto di Locarno, Fasulo guidava il suo Air Commander senza la dotazione radar, che era obbligatoria per un velivolo di quel tipo. Al 26esimo piano di Palazzo Pirelli, che è stato ristrutturato e risanato, è stato dedicato un memoriale e ogni anno viene effettuata una cerimonia per ricordare le vittime. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Fatemi sapere nei commenti se vi ricordavate di questo incidente e se sapevate tutti i dettagli sulla storia di Fasulo. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!